Benvenuti a tutti. Oggi proseguiamo con la nostra serie dedicata al rapporto tra bilanciato e sbilanciato e abbiamo notato che i commenti in merito sono stati molti nelle scorse puntate. Se ne vuoi parlare, Enrico? Vorresti rispondere a qualcuno di questi commenti? Sì, in effetti ci sono originate domande anche molto interessanti che meritano una risposta approfondita, ma preferirei concentrare tutta questa parte nell'ultima puntata dove in qualche modo tireremo le fila di tutti i discorsi che abbiamo fatto, cercheremo di dare dei suggerimenti, delle indicazioni operative e di rispondere anche alle domande che nel frattempo si sono accumulate. Per cui se qualcuno ha delle domande che ritiene particolarmente interessanti da porre, ha l'occasione per farlo, ecco. E oggi, nella fattispecie, di cosa parliamo? Allora, mentre nelle prime puntate abbiamo analizzato tutta la catena di ascolto partendo dall'inizio, quindi dalle sorgenti, sorgenti analogiche e sorgenti digitali, oggi cerchiamo di soffermarci sull'ultima parte della catena d'ascolto, ovvero sull'amplificatore di potenza e come all'interno di un amplificatore di potenza può essere gestito e viene gestito il discorso della connessione bilanciata e sbilanciata. Ecco, per trattare compiutamente questo argomento bisogna partire da un presupposto molto importante, ovvero che, sarei tentato di dire, nel 999 per 1000 delle amplificazioni con cui l'utente può entrare in contatto, ci troviamo di fronte a delle amplificazioni che a livello circuitale e del modo in cui l'amplificatore gestisce il carico e eroga la potenza al carico, la circuitazione è una circuitazione sbilanciata. Quindi prendiamo come riferimento questo schema, che è uno schema di massima tipico di un amplificatore audio. L'ingresso è un ingresso sbilanciato, abbiamo un positivo e un negativo, ma tutta la circuitazione è fatta in modo perché ci sia un unico punto da dove viene erogata la potenza, la corrente al carico. Quindi è come se generasse l'uscita positiva e il riferimento dell'altoparlante è sempre collegato a massa. Esistono alcuni amplificatori, soprattutto a livello teorico, o esperimenti che poi non hanno trovato applicazione nel mercato, dove all'interno di un'unica circuitazione, quindi diciamo all'interno di un unico blocco funzionale, erano presenti le due polarità, quindi una polarità positiva e una polarità negativa, con una rete di controrazione abbastanza più complessa rispetto a quella basica di una configurazione come questa, ma al lato pratico sono delle soluzioni che non hanno nessuna rilevanza sul mercato. Quindi qualunque amplificatore andiamo a utilizzare per pilotare il nostro diffusore, possiamo partire dal presupposto che intrinsecamente si tratterà di un oggetto che ha un'uscita sbilanciata e un ingresso sbilanciato. Quindi un ingresso, un'uscita e la linea di massa di riferimento. Dobbiamo partire obbligatoriamente da questo presupposto, se vogliamo capire esattamente come viene gestito il discorso all'interno di un amplificatore. Quindi, come abbiamo già analizzato per certi versi nella puntata dedicata alle sorgenti analogiche, si pone la domanda di come viene gestito all'interno di un amplificatore di potenza il fatto di avere due ingressi bilanciati, ovvero la polarità positiva e la polarità negativa, oltre che a riferimento di massa. Se la circuitazione intrinseca è invece sbilanciata e quindi funziona solo con una polarità. La strada che viene sfruttata nella maggior parte dei casi, e anche quella più spontanea, è quella di utilizzare una circuitazione di un amplificatore differenziale, il quale fa la differenza fra i due segnali di ingresso e genera un segnale in uscita sbilanciato riferito a massa. Questo segnale andrà a alimentare l'ingresso dell'amplificatore che abbiamo visto prima. Riepilogando velocemente quello che abbiamo visto nella prima puntata, ci sono diversi metodi per poter realizzare un amplificatore differenziale. Quello che viene utilizzato nella maggior parte dei casi è basato su un semplice circuito operazionale, il quale fa la differenza fra i due. Ha parecchie limitazioni e scostamento rispetto a un modello teorico,
per cui vengono proposti alle volte modelli più raffinati, ma nella sua essenza è qualcosa che ha un ingresso positivo, un ingresso negativo e un'uscita single-end. Direi che facendo un'osservazione empirica della circuitazione interna degli amplificatori di potenza, per quello che ho potuto osservare sinora, una soluzione di questo genere è quella adottata nella stragrande maggioranza dei casi. Magari invece di utilizzare un amplificatore differenziale realizzato in qualche modo a componenti discreti, quindi con resistore e circuito integrato, possono essere utilizzati dei ricevitori già integrati tipo Lina 134, ma alla fine il discorso non cambia. Raffinando un po' il discorso, qui abbiamo lo schema blocco di un amplificatore commerciale che viene proposto come amplificatore bilanciato. In realtà vediamo che gli ingressi positivi e negativi vengono gestiti da una sorta di circuito bilanciato all'ingresso, il quale termina su un circuito differenziale che è realizzato attorno all'amplificatore di potenza vero e proprio. Quindi in questo caso l'amplificatore di potenza contribuisce a convertire in segnale bilanciato che arriva, anche se non è esattamente corretto dire che arrivi ai suoi ingressi, comunque alla rete di controreazione dell'amplificatore di potenza viene offerto il segnale positivo e il segnale negativo e attraverso la circuitazione implementata genera un'uscita positiva e il carico viene riferito a massa. Ma anche in questo caso l'amplificatore intrinseco che pilota il carico non è altro che un amplificatore single-ended o non bilanciato. Ci sono due considerazioni importanti che vanno fatte. Allora, una considerazione importante è che in una connessione bilanciata potrebbe accadere che i segnali positivi e negativi non siano riferiti completamente a massa, ma magari abbiano un offset di tensione. Come abbiamo visto ad esempio nella seconda puntata dell'uscita delle sorgenti digitali, in alcuni casi il segnale positivo e negativo hanno invece di riferimento lo zero, hanno di riferimento circa metà della loro tensione di alimentazione. Quindi bisogna stare molto attenti di mettere in atto tutte quelle soluzioni che servono per far sì che l'eventuale offset comune ai due ingressi non venga amplificato e non si ritrovi sull'uscita delle casse, perché se questo qui dovesse accadere vuol dire la distruzione quasi istantanea quantomeno del woofer presente nelle casse. Questa soluzione viene implementata molto spesso mettendo dei condensatori di disaccoppiamento, i quali si assolvono questa funzione però introducono un altro elemento sul percorso del segnale. E poi un'altra cosa importante da considerare è che se alla fine l'amplificatore esce sempre con una sola polarità, il fatto di avere presenti contemporaneamente gli ingressi RCA e XLR in qualche modo fa sì che uno dei due ingressi sia diverso dagli altri come circuitazione. Quindi dovendo inserire degli elementi supplementari sul percorso del segnale in una o nell'altra delle due configurazioni, inevitabilmente la sonorità dell'apparecchio sarà diverso se utilizziamo un ingresso bilanciato piuttosto che un ingresso sbilanciato. Si può dire che in termini statistici in un amplificatore di potenza solitamente è privilegiato come qualità l'ingresso RCA perché è quello che è già direttamente con la natura idonea per pilotare l'amplificatore e quindi tendenzialmente l'ingresso XLR potrebbe essere penalizzato rispetto all'ingresso RCA. È da tenere molto bene in considerazione questo aspetto quando si assemblerà la catena nella sua interezza. Se è vero che la quasi totalità, se non la totalità degli amplificatori è sbilanciato, è altrettanto vero che per cercare di risolvere questo aspetto, ma soprattutto per trovare una strategia per realizzare un amplificatore di alta potenza in uscita, in alcune configurazioni gli amplificatori funzionano a ponte. Un amplificatore strutturato a ponte, per sua natura, si presta molto più facilmente a lavorare in bilanciato. Cerchiamo di approfondire questo discorso. In un amplificatore a ponte, l'altoparlante invece di essere collegato fra l'amplificatore e la massa è collegato fra due amplificatori. Gli amplificatori alimentano l'altoparlante con
teoricamente lo stesso segnale ma invertito di fase. Il fatto di avere lo stesso segnale ma invertito di fase fa sì che all'altoparlante, al lato pratico, arrivi una tensione che è il doppio di quella che arriverebbe se fosse collegato fra un singolo amplificatore e massa. Il raddoppio della tensione comporta che la potenza massima è 4 volte superiore a quella di un unico amplificatore. Lo svantaggio per l'amplificatore è che il singolo amplificatore è come se vedesse metà carico, quindi lavora su un'impedenza che è la metà rispetto a quello che lavorerebbe se fosse collegato direttamente all'altoparlante. Se l'altoparlante era 4 ohm, questo se ne becca 4 e questo se ne becca 4. Se il modulo di impedenza dovesse scendere a 2 ohm, qui ne avremmo 1 e qui ne avremmo 1. Quindi i due semi-amplificatori devono essere dimensionati per avere la capacità di erogare una corrente quantomeno il doppio rispetto a quello che sarebbe se dovessero pilotare direttamente il carico. Ma una configurazione di questo genere, vedete che per sua natura è già in grado di elaborare un segnale bilanciato. Qui abbiamo schematizzato lo stadio di uscita di un amplificatore e dell'altro. Le loro uscite sono collegate al carico. Cosa succede? Se questo lato amplificatore ha una tensione positiva e questo negativa, la corrente scorrerà in questo modo. Viceversa, in caso di tensione negativa, la corrente scorre in questo modo. Ma da queste figure possiamo osservare una cosa molto importante, ovvero che in nessun caso il nostro carico ha un riferimento di terra. Quindi questo amplificatore, attraverso il suo carico, non vede la chiusura sulla sua terra, così come questo, attraverso il suo carico, non vede una chiusura sulla terra, ma deve andare dentro nell'altro amplificatore. Quindi i due amplificatori devono, oltre che a amplificare un segnale opposto come fase, scusatemi il termine, devono andare molto d'accordo su cosa farsi, altrimenti possono entrare, fra virgolette, in conflitto le due modalità operative. Questo aspetto può essere molto facilmente sottovalutato, nel senso che per quello che riguarda la mia esperienza, che cosa accade? Finché l'amplificatore ha un carico che è riferito a massa, attraverso la sua circuitazione e la sua contrazione locale o d'anello, in qualche modo riesce o cerca di tenere costante la tensione che c'è ai capi del diffusore. Ma in questo compito è agevolato dal fatto che la tensione che alimenta il carico è riferita alla stessa massa del segnale d'ingresso. Quindi, in qualche modo, ciò che lui osserva come prodotto dall'amplificazione è parallelo a ciò che ha in ingresso. Nel momento invece in cui il carico ha come riferimento, se vogliamo chiamarlo così, un altro amplificatore, il compito dei due diventa molto critico. Immaginate un esempio un po' per certi versi che può apparire paradossale, ma non lo è. Immaginiamo di essere in piedi su un pavimento bello stabile e c'è una persona davanti a noi che fa un gesto abbastanza lento con un dito. Immaginiamo di essere di fronte a questa persona e dobbiamo copiare il gesto che fa questa persona senza sapere esattamente cosa farà, quindi cerchiamo di seguirlo facendo un meccanismo di controreazione, vediamo il suo movimento, facciamo il nostro, poi il nostro movimento si sposta e cerchiamo di correggerlo. Se ci provate a farlo questa persona con un amico o con chi volete, vedete che non è semplice seguire il movimento che sta facendo l'altro. Ecco, immaginate di dover fare questa azione, invece che con i piedi appoggiati su un pavimento bello stabile, appoggiati su un pavimento che già di per sé si muove. Capite che diventa un'impresa quasi impossibile. All'atto pratico cosa succede? Che se noi prendiamo questo amplificatore e quest'altro, i quali per conto loro magari hanno una certa larghezza di banda, una certa velocità e un certo fattore di stabilità anche su carichi particolarmente complessi, se li mettiamo a ponte, non è tanto il fatto di dover erogare una corrente maggiore, ma quanto il fatto che nessun lato del carico ha un riferimento stabile e preciso. E quindi la prima cosa che accade
o che potrebbe accadere se non è stato messo in atto qualche cautela preventiva, è che i due amplificatori, prima o poi, magari con dei segnali musicali un po' complessi, entrino in auto-oscillazione, proprio perché non riescono a controllare ciò che accade nella polarità di un carico, perché l'altra parte non è sotto il loro dominio, è una variabile non nota. Per riuscire a farli funzionare senza che si origini questo problema, nella stragrande maggioranza dei casi, se non nella totalità, che cosa si fa? Si restringe molto la banda passante in modo che l'amplificatore sia più lento e un'eventuale problematica di questo genere non vada a innescare delle oscillazioni in uscita. Ma restringere pesantemente la banda dell'amplificatore è un'operazione che dal punto di vista sonoro non è neutra. Possiamo riconoscere la differenza fra una situazione e l'altra a livello di caratteristica dinamica, di velocità e di sensazione proprio di lentezza dell'amplificatore. Per quello che era la mia esperienza, mi è capitato molto raramente di sentire degli amplificatori che funzionassero con questa modalità, che avessero certe caratteristiche dinamiche. E anche quando magari potevano avere caratteristiche dinamiche sufficienti, mi è sempre rimasta la curiosità di sapere chissà come avrebbero suonato se non fossero stati collegati in questo modo e quindi il progettista non avesse dovuto in qualche modo, scusatemi il termine, castrare le prestazioni dell'apparecchio. Vediamo un esempio di implementazione pratica di una soluzione come abbiamo appena accennato. Un amplificatore dell'MBL, un amplificatore molto grande, molto potente, nel quale abbiamo una doppia possibilità operativa. Nel caso di funzionamento in stereo, il carico viene collegato fra questo morsetto positivo e questo morsetto negativo. Questo qui per il canale destro e per il canale sinistro. In stereo si entra con gli ingressi RCA. Uno va polarità di un amplificatore, questo va all'altro amplificatore. Nel caso invece entriamo con un segnale XLR, l'uscita positiva del canale destro rimane l'uscita positiva per il diffusore. Il diffusore, invece di essere collegato al terminale di massa, viene collegato all'uscita positiva dall'amplificatore al canale sinistro, che assume l'etichetta di terminale negativo del diffusore. In questo caso viene implementato quello che abbiamo visto in questa figura. I due semi amplificatori pilotano il carico in questo modo. Vediamo un attimo come vengono gestite le connessioni nel caso di amplificatori a ponte. La soluzione più semplice, la prima a cui si potrebbe pensare, è quella di collegare il terminale negativo e positivo dell'XLR a ognuno dei due amplificatori. La soluzione dal punto di vista concettuale è molto semplice, soffre però di alcuni svantaggi. Innanzitutto, se colleghiamo direttamente i due, rimane il problema nel caso ci fosse una sorta di offset, in questo caso, che potrebbe tradursi nel carico in uscita. Altro svantaggio di una soluzione di questo genere è che nel caso invece volessimo pilotare con un segnale RCA, non sappiamo come collegarlo. Come facciamo a far lavorare i due amplificatori che hanno bisogno di un segnale invertito se non abbiamo disponibile solamente dal preamplificatore, ad esempio, un'uscita RCA? Lo schema dovrebbe essere sicuramente più complesso rispetto a questa soluzione più basica. Ciò che in qualche modo salva capra e cavoli, che cos'è? Utilizzare un trasformatore di ingresso. Con l'ingresso realizzato in questo modo noi possiamo collegare praticamente qualunque cosa. Qui ci potremmo mettere un RCA o mettere il terminale positivo e negativo di un XLR. Ancora una volta si vede la genialità di utilizzare un componente di questo genere. Genialità che, come ho detto in altre occasioni, però si paga col fatto che dal punto di vista sonoro un trasformatore non è mai un oggetto trasparente. Quindi grande versatilità di uso, grande semplicità e eleganza circuitale, ma influenza all'ascolto sicuramente non neutra. Come accennato prima, per rendere compatibile il funzionamento di un amplificatore a ponte con un segnale RCA d'ingresso, quindi sbilanciato, se non vogliamo utilizzare un trasformatore rimangono poche strade. Una, che per certi versi è quella che ho notato essere maggiormente utilizzata all'interno degli amplificatori di potenza, è quello di mettere sul percorso del segnale di uno dei due amplificatori uno stadio invertente. In questo modo, se qui abbiamo una polarità positiva,
All'ingresso di questo ce la ritroviamo capovolta. Soluzione molto semplice, ma potenzialmente molto pericolosa nel caso in questo punto ci fosse dell'offset, perché l'offset verrebbe raddoppiato e quindi ne soffrirebbe il diffusore. Un'altra soluzione che ho visto utilizzata in un certo numero di casi, specialmente gli amplificatori che provengono dalla scuola americana, è quella di lasciare gli ingressi diretti senza interporre uno stadio invertente. Ma nel caso l'amplificatore dovesse essere pilotato solo con un segnale RCA, l'altro lato viene messo praticamente a massa, la resistenza da 100 ohm è praticamente come se fosse un cortocircuito a massa. Il segnale all'amplificatore negativo in qualche modo viene ottenuto prendendo il segnale di uscita dall'amplificatore positivo, viene modificata la rete di controreazione dell'amplificatore negativo, il quale dà in uscita un segnale che è speculare rispetto a quello della polarità positiva. Vantaggi e svantaggi. Non avendo sul percorso del segnale amplificatore invertente, abbiamo una migliore simmetria e meno componenti sul percorso del segnale. Ma c'è un'insidia molto importante in una situazione di questo genere, ovvero se noi utilizziamo un amplificatore invertente andiamo a invertire un segnale di ingresso che non è ancora transitato attraverso l'amplificatore di potenza. Quindi l'eventuale distorsione che crea l'amplificatore di potenza non contamina il segnale che arriva all'altro amplificatore. In un caso come questo invece andiamo a prelevare il segnale che pilota l'amplificatore negativo a valle dell'amplificatore, per cui tutta la distorsione che questo amplificatore genera in qualche modo ce la ritroviamo all'ingresso di questo. Abbiamo potenzialmente il rischio che la distorsione che introduce questo amplificatore in qualche modo venga amplificata e girata di fase da questo, per cui al carico ci ritroviamo una distorsione ancora maggiore. Oltre al fatto che eventuali problemi di stabilità e di auto-oscillazione con una configurazione di questo genere diventano ancora più critici. Tuttavia è una configurazione che ho visto diverse volte utilizzata. Ma quindi per l'utente finale cosa possiamo ricavarne in sintesi? In grande sintesi possiamo ricavarne questo principio che dovrebbe guidare l'appassionato quando si approccia a questa tematica, ovvero partire dalla consapevolezza che quasi certamente l'amplificatore che lui possiede o che è oggetto dei suoi desideri è un amplificatore che funzionalmente gradirebbe avere in ingresso un segnale RCA e in uscita pilotare direttamente un diffusore verso massa. Partendo da questo presupposto è facile ricavare la conclusione che l'ingresso XLR obbligatoriamente deve essere una complicazione rispetto a qualcosa che spontaneamente farebbe di più semplice l'amplificatore. Quindi suggerisco di valutare molto attentamente l'opportunità reale di utilizzare una connessione bilanciata fra il preamplificatore e l'amplificatore finale, o quantomeno di investigare e indagare nella natura dell'apparecchio, magari facendosi aiutare da un amico che abbia una competenza tecnica maggiore, come in quell'apparecchio abbiano affrontato il discorso della connessione bilanciata e sbilanciata e se l'amplificatore effettivamente, come è molto probabile che sia, funziona dal meglio di sé con un ingresso sbilanciato. Questo potrà essere un elemento importante poi per scegliere tutto il resto della catena. Beh, mi pare che abbiamo affrontato un pochino il discorso facendo un giro intorno al cuore che non abbiamo ancora di fatto investigato. E perché questo? E come accennavo prima abbiamo cominciato dal sorgente e dall'amplificatore. Quello che è in mezzo, che può essere tipicamente un preamplificatore, oppure spostando l'amplificatore all'interno di un integrato, un amplificatore integrato, è in qualche modo il cuore del problema, perché è quello che deve interfacciarsi con delle sorgenti che hanno certe problematiche tecniche, l'amplificatore che ha certe altre problematiche tecniche e il come vengono affrontati e risolti i problemi all'interno di questo, che è il cuore di comando della catena audio, è un discorso molto articolato, perché le soluzioni che sono implementate o che possono essere implementate, che si trovano sull'apparecchiatore, sono estremamente variegate. In questa grande variabilità la probabilità
di incappare in qualcosa che sia penalizzante per quello che riguarda la prestazione sonora è molto probabile. Per cui vi preannuncio che la prossima puntata sarà una puntata decisamente più lunga di questa, perché dovremo entrare nel merito di molti diversi approcci che hanno i vari costruttori, sia negli amplificatori integrati sia nei preamplificatori, dove in qualche modo si può anticipare che regnano come due filosofie. Chi cerca di privilegiare l'aspetto sonoro e quindi realizza delle circuitazioni, delle implementazioni molto semplici per contaminare il meno possibile il segnale, e chi dall'altra parte, per dotare l'apparecchiatura della massima versatilità, alla fine implementa delle soluzioni che delle volte sono molto penalizzanti, sia che si usi in bilanciato sia che si usi in sbilanciato. Perfetto, quindi nella prossima puntata ci sarà da divertirsi e la attendiamo, insomma, anch'io sono molto curioso e nel frattempo ringrazio voi per averci seguiti e mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E grazie mille. Grazie a voi.